Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Siamo quasi in primavera, però vedete un giardino ancora spoglio, perché qui in Appennino le temperature sono molto più basse, le precipitazioni molto più abbondanti e la neve che ha coperto fino a 2 settimane fa tutto il giardino ha sicuramente inciso sull'aspetto che ha adesso il giardino. Una neve pesante che ha anche messo in difficoltà alcune piante, tipo i nostri rododendri. Però ci sono segnali di primavera, non sono i giardini della pianura padana o di parti più miti del nostro paese, ma la primavera sta arrivando anche qui, piano piano. E normalmente le condizioni sono più estreme, ma arriviamo anche noi a primavera. Cominciamo a guardare alcuni dei segnali della primavera e occupiamoci invece delle piante che sono in fiore in questo periodo, cioè alla fine dell'inverno, in particolare le camelie. E valuteremo se sono da potare, i fiori che cominciano a marcire, a diventare marroni, oppure da lasciare, e come fare queste potature. Questi non sono reali segni di primavera, nel senso che queste piante vengono forzate per anticipare la fioritura, quindi per i vivai e i garden center che vogliono venderli. Questi invece sono i ranuncoli in vaso, i nostri, che ogni anno si ripresentano e come vedete sono più indietro, non sono ancora pronti per la fioritura. Come pure questi crocchi. Stanno filtrando, come vedete, i primi raggi solari e i nostri crocchi a terra, ancora chiusi per la notte molto fredda che abbiamo avuto, si apriranno probabilmente fra pochi minuti. Torneremo a vederli. Qui ci sono le camelie, di cui parleremo fra un attimo, e qui ci sono i nostri splendidi ellebori. Naturalmente l'elleboro è un fiore timido che ama la mezz'ombra e quindi sta nascosto, abbassa la testa, ma è magnifico. Questo si è ibridato, sono fiori a inseminazione aperta e quindi è facile, è normale che lo facciano ed è diventato puntinato, bellissimo, sembra un fiore da azalea, da rododendro. Questo è già più vicino, si deve ancora aprire del tutto, alla varietà che avevamo qui in giardino, che è, e la vedete qui aperta, la varietà orientalis degli ellebori. Guardate che colore, davvero spettacolare, molto scuro, un viola scuro, peccato che siano così timidi e che abbassino subito la testa. Quello però di cui parleremo oggi è la gestione dei fiori, in particolare in questo caso della camelia japonica, che piano piano, queste fiorite già da 2 settimane, vedete, diventano marroni, un pochino stanno marcendo. La camelia fiorisce solo una volta durante l'anno, quindi i boccioli che vedete in questa pianta sono quelli che produrranno tutti i fiori di questa stagione. Toglierli aiuterà un pochino la pianta a concentrare le energie sugli altri fiori e sempre sullo sviluppo delle radici, anche se non è fondamentale, non aumenta la fioritura. Però esteticamente è una buona scelta da fare quella di toglierli. La camelia stupenda, sempre japonica, che abbiamo ricevuto per il compleanno, come vedete, sta un pochino modificando il colore del fiore. E quindi, per una scelta estetica, della quale beneficerà comunque la pianta, andremo a toglierli. Abbiamo qui in primo piano la nostra bellissima camelia japonica, i cui fiori, vedete, quelli aperti già da diverse settimane, stanno cominciando a sfiorire. 2 sono i modi per tagliarla, per potarla. Uno, tagliare in questo punto con forbici, come sempre, affilate e disinfettate. L'altro metodo è quello di toglierlo a mano, prendendo in mano tutto il fiore e tirando, guardate, viene via in modo molto molto facile. E questo fiore è stato tolto, ormai marcescente come giusto che sia, a livello estetico. Ci sarà spazio per la bellezza degli altri fiori e di tutti gli altri boccioli che stanno per fiorire. Togliamo anche questo sta fiorendo. Il fiore in mano
e un piccolo scatto come quando si raccolgono le mele. Se sono pronte vengono via e in questo caso sono venuti via. Davvero bellissima questa camellia japonica. Adesso andiamo a rimetterla alla mezz'ombra. Guardate però il sole, che bello. I suoi fiori, quanti boccioli ha ancora. Chiaramente la camellia japonica è una fioritura alla fine dell'inverno e quindi dà il meglio adesso e ancora per un mese e mezzo circa. Poi saranno altri i fiori a prendere il sopravvento e a dare spettacolo in giardino. Come abbiamo visto, i crocchi, gli ellebori già ci sono, ma i ranuncoli, le primule, ce ne saranno tanti altri. Adesso diamo un'occhiata ai fiori che ci sono già in giardino. Guardate che belli anche i fiori della camellia japonica Snowball. Anche la sarcococca è ancora in fiore. Qui c'è ancora l'ombra e qui c'è il sole. Ed eccoli qui che si sono aperti alla fine del video, come previsto all'arrivo del sole. E ricordiamoci, qualunque giorno sia, rendetelo bello.